Che cosa porta una persona che con fatica ha raggiunto l'apice del successo a togliersi la vita? Quanti di noi avrebbero scambiato la loro misera esistenza per quella dell'ormai defunto Pietro Marchino? L'effimero successo porta a ritenere che il passare del tempo possa essere alleviato attraverso la falsa gloria, ma il poeta lo sapeva. Era al corrente della sofferenza e delle contraddizioni che caratterizzavano la società, e lui ha cercato di combatterle, invano. Il suo corpo è stato trovato morto in quello che potrebbe essere un tentativo di suicidio, andato ahimè a buon fine. È stata appresa oggi stesso la scomparsa del giovane poeta e polistrumentista Pietro Marchino, in arte Marchio. La polizia ritiene che si tratti di un suicidio. Il corpo è stato ritrovato all'interno della sua abitazione in via Kennedy e siamo a conoscenza che soffriva da tempo di depressione. Quella che seguirà sarà la storia da me documentata di quella che è stata per tutti noi una leggenda. Tutti i filmati che vedete sono stati appositamente girati da me, in alcuni istanti dove non sono stato fermato dai musicisti o dal manager del gruppo. Devo essere sincero, da neogiornalista musicale non mi sarei mai aspettato una così grande fatica nel realizzare un articolo su questo gruppo, i Preti. Non avrete mai un racconto totalmente oggettivo dai vari membri del collettivo, ed io posso essere obiettivo fino ad un certo punto. Ovviamente sono impossibilitato per un contratto firmato col manager Simone Rossi, che non mi permette di far trapelare alcuni dettagli che potrebbero mettere in cattiva luce i vari membri del gruppo. I Preti nacquero circa 4 anni fa. Volevamo essere diversi, distinguerci dagli altri, e in un certo senso lo siamo. Chi alla nostra età avrebbe mai potuto pubblicare 3 libri di poesie e confezionare 2 album da 10 canzoni ciascuno? Nessuno, semplice. L'idea di creare questo gruppo è stata sostanzialmente mia. Tommy, Matteo ed io siamo amici da quando avevamo 3 anni ed abbiamo avuto un'educazione improntata sullo sviluppo della lingua e lo studio della mente. Siamo in costante studio per poterci migliorare sempre. Quando cominci la vita lavorativa improntata su questo, è difficile portare il pane in tavola. I nostri libri sono stati letti da qualche migliaio di persone, una cifra deludente rispetto alle aspettative. Il rapporto che ha caratterizzato la nostra amicizia è sempre stato ricco di odio e amore, il famosissimo odio et amo in poche parole. Naturalmente il successo non arriva come acqua dal cielo e solitamente chi sceglie di intraprendere la nostra strada è destinato a vivere per sempre in povertà. E da un certo punto di vista sarebbe stato meglio così, perché i problemi sono cominciati con l'arrivo dei soldi. Io so cantare, Tommaso sa suonare la chitarra e Matteo la batteria. Quindi ci siamo detti, perché non mettere su un collettivo? E così è stato, e con enorme successo. Inizialmente i testi ce li scrivevamo noi, ma poi è arrivato lui, Pietro Marchino, in arte Marchio. È stato definito il genio poeta contemporaneo, osannato come il nuovo Leopardi. Cosa ha provato quando ha preso la notizia della scomparsa di un così giovane e talentuoso ragazzo? Ahimè, dolore, molto dolore, perché la sua arte non aveva influenzato solo la musica o la poesia, ma anche la pittura e il cinema soprattutto. Difatti, ve lo dico io che sono il direttore della Biennale di Venezia, molti artisti moderni, contemporanei, sono venuti da me affermando di essersi ispirati ai testi di questo maestro, tramite le sensazioni che le dava. Naturalmente ero io il leader del gruppo e quindi spettava a me mantenere l'ordine nelle cose. Ordine che è venuto meno con l'arrivo di Pietro Marchino, in arte Marchio, l'unica persona in vita mia che abbia additato come genio. Inizialmente io, Giacomo e Matteo avevamo costruito un universo dove stavamo bene, un universo dove potevamo scambiarci idee e pensieri, e Marchio ha stravolto il nostro piccolo mondo. Era una figura molto particolare, lo abbiamo definito più volte un genio, però secondo me un appellativo che gli calza a pennello è innovatore retrogrado. Questo sta a evidenziare il forte contrasto che ha sempre nutrito nel suo subconscio. Amava le donne ma guardava gli uomini, odiava la mondanità ma allo stesso tempo ne era dipendente. Era una figura molto tormentata.
Vi confesso che la prima volta che ci ho parlato ho provato invidia nei suoi confronti. Ho sentito che possedeva quel pizzico di genio che a noi mancava per raggiungere il traguardo che ci eravamo prefissati. E col suo aiuto nello scrivere i testi lo abbiamo più che superato questo traguardo. Conservo un frammento che aveva scritto durante una delle sue solite crisi amorose. E lo velo dell'angelica donzella, d'oro i capelli copria d'un pallido pallore, agli fianchi finia, irradiando d'aura divina, che sapea, lo core mio, di me più rivederla. È un testo notevole, di profonda sensibilità. Potrebbe non essere immediata la grandezza di un testo del genere, ma si potrebbe affermare che solo una mente sopraffina avrebbe potuto generare una tale magnificenza, una potenza di parole. Essere il manager di un gruppo di tale talento non è semplice. Bisogna saper combinare le capacità di ogni singolo soggetto per raggiungere un gran risultato finale. Ho incontrato Giacomo Chinotto quando aveva più o meno 18 anni. All'epoca lavoravo per un'importante casa editrice di nome e mi sono appassionato alle loro poesie. Ed ora ascolteremo il componimento di questo giovanissimo poeta, Giacomo Chinotto. Ad Astra scendesti, verso lo pallido infinito, e dunque me ne andai. Nello stesso periodo stavo studiando lettere moderne e sono riuscito a dare un giudizio più o meno oggettivo, che è stato riconosciuto anche dai responsabili più in alto. È entrato nelle nostre vite come un raggio di sole, illuminando le nostre carriere. Le nostre poesie non avevano venduto quanto sperassimo e la nostra attività musicale sarebbe sicuramente cessata se non ci fosse stato lui a scrivere i nostri testi. Per quanto poco abbiano venduto, tutte e tre le raccolte di poesia sono state molto importanti per la letteratura odierna, che possono dare molto agli appassionati. Il soggetto principale però è stato lui, Pietro Marchino. Mi si presentò affermando di aver letto la raccolta di poesie circa l'effimera felicità di Basso, Caltanissette e Chinotto, e essendo l'editore principale mi chiese di lavorare con loro. Non era nulla di speciale dal mio punto di vista, almeno non più di un buon scrittore che ci ha permesso di raggiungere importanti risultati. Questo senza alcun dubbio. Beh, naturalmente ero io il leader del gruppo, il batterista e il pianista che teneva tutti quanti uniti. Quando ci si presentò disse di essere una sorta di pronipote di Al Capone e che era nato a Chicago, dove aveva vissuto per un paio d'anni per poi essere costretto a scappare per problemi legali. Voglio chiarire che non è stato appurato niente, ma Tito Livio diceva che ogni grande popolo ha la sua origine leggendaria e secondo me vale lo stesso anche per le persone. Il passato di Marchino è avvolto nel mistero e la sua vita, breve e intensa, può essere paragonata a quella di una leggenda. Ero io il leader della band e il paradosso è che Marchio percepiva uno stipendio più alto del nostro e questo è impensabile. E grazie a lui diventammo talmente famosi che le fan venivano sotto casa nostra ad urlare «Viva i preti! Viva i preti!» Preti! 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 Vi assicuro che la mia non è invidia nei suoi confronti, ma avrei voluto avere un po' di riconoscimento, siccome ero io a scrivere i testi più profondi. Dannazione. Colori in sul ramo miro, assuefatto dal canto degli augelli, il rosso purpureo ciel, come la tua dolce cava onde mi rifugio, quando le uman passioni sentirse fan. La mia virtù, entro tre, storfina, chiamandola la mia più cara amica, e tu sai che era fica. Lui sperimentava, e questo è un classico esperimento d'amore verso il genere femminile, del quale lui era perdutamente prigioniero. Tuttavia l'amore deve essere allontanato dalle persone come noi. Certo, me le scopavo anch'io le ammiratrici che venivano sotto la nostra casa, ma non me ne innamoravo, ed è importante questo da precisare. Anche noi, come altri notevoli gruppi, abbiamo avuto la nostra Yoko Ono, che ha diviso i membri del collettivo. L'unica differenza è che George e Paul non se la sarebbero mai scopata Yoko Ono. Non posso dire lo stesso di Ringo, ma non è questo il punto. Il fatto sta che Maria è andata con Marchiu mentre era relazionata con Matteo. E questo è stato il primo step della distruzione del nostro gruppo. Il secondo erano le varie droghette che ci somministravamo per fuggire dalla realtà.
Naturalmente l'entourage di donne e di droga che componeva le loro vite è risaputo, ed io ho avuto paradossalmente il via nel poter conservare alcuni momenti di deleterio. Molti critici musicali ritengono che le opere di Pietro Marchino siano indirizzate verso un pubblico di soli adulti. Cosa ne pensate? Beh, come gruppo i preti spaccano un tot. La loro musica piace molto anche a quelli della nostra età. Soprattutto quei suoni psichedelici e i messaggi anticonformisti. Molti nostri coetanei sono in fissa con quelle merdate che sono bevo viola, fumo verdeia, ma solamente chi si rende conto della potenza di quelle parole ascolta i preti. Il primo disco vendette parecchio, cominciarono ad arrivare i primi soldi e con loro anche i problemi. Tommaso Caltanissetta e Matteo Basso cominciarono a fare uso di LSD e mescalina nonostante avessero solo 20 anni. Quando descrissero gli effetti a Giacomo Chinotto e Pietro Marchino, che già facevano uso di marijuana, caddero nel vortice della droga. Alla dipendenza per le donne si aggiunse quella della droga. Eravamo soprattutto io e Tommaso a farne uso, forse perché ci sentivamo un po' inferiori rispetto al suo genio. Marchiu usava dell'eroina purissima che lo faceva viaggiare per ore e quando tornava scriveva di getto tutto quello che aveva visto. In quel momento avrei voluto essere lui, avere le sue donne, la sua droga, i suoi soldi, per comprarmi altre donne e altra droga. Confidenzialmente, non so se siano le droghe il mezzo attraverso il quale noi artisti assimiliamo creatività, ma è indubbio il fatto che almeno quando noi abbiamo cominciato a farne uso, abbiamo ampliato il nostro modo di vedere la vita, il nostro modo di comporre è migliorato. Il problema fondamentale sta che la marijuana si trova al gradino più basso nella scala gerarchica delle droghe. È un divertimento per le classi sociali più povere, certo, anche noi ne abbiamo usufruito in grande quantità, ma il problema sta che diventa abituale ed è in quel momento che tu vuoi passare allo step successivo e arrivi alla cocaina, alla mescalina e all'LSD. I vari allucinogeni che ti fanno vedere il mondo viola e ti proiettano in una sorta di dimensione a 360 gradi intorno a te. Ed è bellissimo. Il problema sorge dopo, con l'eroina. L'eroina è una sostanza che viene utilizzata per rilassarsi, per non pensare dei problemi del mondo. Ma quando diventa abituale, diventa letale. Tu cominci a farti di eroina non più per rilassarti, ma per dimenticarti quanto male stavi quando non ti facevi. Ed è un vero peccato che Marchiu, il buon vecchio Al Capone, ne sia stato schiavo. Non sono mai arrivato all'utilizzo dell'ago. Gli altri sì invece. In particolar modo Marchiu, che era solito mischiare l'ero con la coca. Questo lo faceva per sfuggire ai problemi della vita, che alla fine sono quelli di tutti. Problema: Marchiu percepiva uno stipendio maggiore rispetto a quello degli altri e, detto molto confidenzialmente, non so perché si vantasse di potersi permettere allucinogeni migliori rispetto a quelli dei compagni. Quando si è nella mia situazione è difficile agire con rettitudine. Ogni tanto bisogna trasgredire al proprio codice morale. Divenni colui che andava direttamente dagli spacciatori per procurare agli artisti la loro roba. Eccovi serviti, ragazzi. Lo facevo perché vedevo uno sviluppo in ciò che scrivevano. Marchiu era inquieto più che irrequieto. Non amava stare molto a contatto con la gente e nel suo sguardo si poteva percepire l'intelligenza della quale era dotato. Amava le donne e amava i loro organi genitali. Molto spesso dalla sua bocca uscivano frasi esplicite, ma di apprezzamento verso la vulva femminile, anche se molto spesso spinte e fuori luogo. Se ne presentavano a decine durante le giornate davanti alla nostra base e sinceramente ce le giravamo un po' tutti, ma dentro di noi sapevamo di scoparci qualcuna che prima o poi sarebbe passata al vero artista. Lo screzio che portò alle prime divisioni invece fu quando lo trovai a far sesso con Maria, che era la mia fidanzata. Non era propriamente una groupie. Quello stile di vita è morto da decenni. Le vere groupie erano fonte di ispirazione artistica potentissima per i cantanti e i poeti e nominarmi tale sarebbe un onore che non posso attribuirmi. Marchiu era ossessionato dalla vagina. Ogni suo discorso finiva su quello, tanto che ogni notte cambiava ragazza e si è passato perfino Maria, la fidanzata di Matteo. Lui non l'ammette, ma questo fatto l'ha distrutto moralmente. Il suo primo pensiero era la poesia e poi la droga. Non aveva spazio per me. Marchiu fu un raggio di luce nel periodo buio che stavo vivendo. Inizialmente ridevo semplicemente alle sue battute e non mostravo interesse, soprattutto perché andavo a letto con Matteo Basso. Giravoce che sia stata anche con Tommaso e Giacomo e non mi sento di smentirla, perché senza pettegolezzi
si smetterebbe di parlare di me. Una delle cose che più mi ha colpito di Marchiu è che lui alle feste non ballava, non cantava e non scherzava. Se ne stava isolato a un angolo della stanza a scrivere. E dico, questo è il genio. Mentre i terzi sono impegnati in una futile mondanità, il futuro viene scritto da coloro che hanno il coraggio di rinunciare. E lui ha rinunciato al suo bene più grande, ha rinunciato alla vita. Marchiu ha scelto di non scegliere la vita. Aver avuto una relazione segreta con lui attribuisce un ulteriore alone di mistero alla sua figura e si dice che fu solo dopo che venne a letto con me che la sua mente raggiunse i livelli eccelsi che ha dimostrato. E ciò fa di me una groupie, che ripeto, non ritengo di essere. La sua morte ci segnò particolarmente. Stava sentendo l'album Dare di Human League, lo stesso album ascoltato da Lester Banks al momento della sua overdose, ed era approssimativamente arrivato alla canzone I'm the Law, quindi circa alla fine del disco. Era rimasto scioccato dalla morte del suo stupido coniglio bianco, per il quale aveva composto questa poesia. Eterne, eteree, celestiali praterie, percorrendo vai ove il sol mai giace, e il color bianco invade con pace tuo triste destin, che conoscere ti fece questo mondo bianco, come lo canoso tuo manto di sangue macchiato. Tommaso venne ferito da Marchiu con un rastrello e devo ammettere che era colpa mia. Ero ancora incazzato per il fatto che si fosse preso via Amorose, quindi decisi di investire il suo stupido coniglio con la macchina di Tommaso. Devo dire che mi sentii subito in colpa. Le ossa del piccolo Jeff che si sgretolavano sotto lo pneumatico mi segnarono particolarmente. In quel momento uscirono tutti e il maestro stava impugnando perfino un rastrello. Voleva picchiarmi, fortunatamente però Tommaso si è messo in mezzo e io non ho subito gravi danni. Però da quel giorno non suonammo più insieme. Abbiamo vissuto nella vera mondanità, avvolti da ogni singolo vizio. E lui ha cercato di fare quello di cui parlava George Harrison, cioè vivere nel mondo spirituale in questo nostro mondo avvolto dalla materialità. E ci è riuscito. È stato un grande amico, anche se sono stato un po' arrabbiato con lui per quello che mi è successo, ma d'altronde posso perdonarlo da un certo punto di vista. Era devastato dalla perdita del suo coniglio Jefferson. Non sappiamo con certezza l'età che avesse al momento della sua morte. Lui diceva di avere 27 anni, ma secondo me non ne aveva più di quanti ne avesse Ian Curtis al momento della sua morte, ovvero 24. Non so se fosse conscio di quello che faceva, ma ha compiuto un gesto artistico davvero molto coraggioso e sinceramente ne sono molto convinto. Nel momento nel quale il proiettile attraversava il suo cervello, le sue geniali idee sono state scaraventate fuori dalla loro gabbia, pronte per fecondare altre menti. Magari sono stato io uno dei destinatari. Un consiglio che ha dato loro più volte è stato questo. Volete disintossicarvi? Bene, smettetela di farvi. È una cosa semplicissima che molti drogati penso non riescono a capire. Marchiu ha lasciato un grande vuoto dentro di noi, e pure nella sua testa. Speriamo possa nascere qualcun altro tanto geniale quanto lui per portare avanti un messaggio d'amore così grande verso le donne. Angelo, sei tu? Mai innamorato così mi son sentito. O forse sei l'unica per cui morirei. Di luce divina sei composta e con aurea angelica ti presenti innanzi ad un povero uomo che son io. Angelo, sei tu? Non esistono parole per descrivere le sensazioni che mi fai provare. Potrei rinunciare a tutto per una sola notte, con te, ti giuro, perché tu sei la unica ancora per vivere ancora. La morte di un genio è sempre devastante e non posso ancora capacitarmi che si possa essere suicidato per un motivo che non sappiamo o semplicemente non comprendiamo. Potrebbe essere
che abbia capito che la disperata ricerca del mondo spirituale non si sarebbe potuta concludere in questo mondo materiale e necessitava di andare dall'altra parte per scoprirlo. Spero con tutto il cuore che ce l'abbia fatta. Avremmo potuto vivere insieme e felici per sempre. Sì, avremmo potuto. Era mio amico e lo rispettavo come artista. L'unico mezzo che abbiamo affinché continui a vivere con noi è quello di non smettere di comprare i nostri album e di continuare a leggere i suoi testi. Solo così potremo portare avanti il suo messaggio d'amore verso l'intero genere femminile. Ho potuto notare questo, un fatto molto singolare. Il suo modo di scrivere e di parlare era completamente diverso. Quest'ultimo infatti era molto volgare, scurrile e politicamente scorretto. Il suo modo di scrivere invece era di una delicatezza unica. Vorrei insinuare che a scrivere non fosse lui, ma un'altra persona, e che Marchino sia stato spacciato per genio e utilizzato come un burattino fino ad un certo punto, a noi oscuro. E successivamente, ahimè, eliminato quando ormai superfluo. Non sono un complottista, ma avendo passato molto tempo con loro posso dire che le cose non erano esattamente come comparivano all'esterno. Vorrei leggere ora un frammento della canzone a Giulio Andreotti. È un componimento formato da 3 strofe, scritte rispettivamente da Chinotto, Caltanissetta e Basso. All'interno abbiamo un interludio che si contrappone come ritornello fra l'instrumental, scritto da Pietro Marchio Marchino. Il testo è questo. Assuefatto dalla mano del fato, Horas otrom ot serp. Sono schiacciato, non ho possibilità di scampo, Horas otrom ot serp. Nel buio della mia vita me ne sto rilegato, Horas otrom ot serp. E lui deciderà che fare di me. Possiamo notare che rimandando indietro il ritornello di questa canzone sentiremo sarò morto presto. Ora non voglio mettere in dubbio la genialità dell'artista, però voglio dire che una persona così intelligente che poteva essere controllata avrebbe potuto fare grandi cose e non avrebbe dovuto subire una morte così atroce.
classica